Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova reaction. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad analizzare Dimash che canta Love is like a Dream. È da un po' che non faccio reaction su Dimash, perdonatemi, adesso recupero tutto il tempo perso e ho già fatto altre reaction su di lui. Vi consiglio, se non le avete già viste, di andare a vedere la playlist che vi lascio in descrizione con tutti i video relativi a questo cantante eccezionale. Quindi adesso io ogni volta che sto per vedere una sua performance non so mai cosa aspettarmi perché è sempre imprevedibile. Andiamo subito ad ascoltare insieme. Димаш Кудайберген. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнце в мире не было дано. Mamma mia, allora. Ok, già ho sentito delle cose molto interessanti. Io avevo già sentito queste basse potenti che lui ha, però qui le fa in maniera molto delicata rispetto per esempio Stranger, di cui ho fatto già la reaction, in cui ha queste basse molto potenti, molto rotonde. Qui in realtà invece sta lavorando sul pianissimo, quindi sul vocal fry che lo aiuta a portare la sua voce, la sua estensione ancora più in basso di quanto appunto le sue corde vocali gli permetterebbero. E quindi è veramente molto emotivo anche nel fare questa cosa, perché questo fry, questo effetto sfrigolio, fry vuol dire friggitura vocale, vocal fry, è proprio, dà l'idea che la voce sia spezzata dall'emozione, ok? E subito dopo il fry ci mette anche il soffiato. Ok, quindi c'è il fry, poi c'è il soffiato. Adesso andiamo a risentire. Scusate, io devo interrompere l'esibizione più volte per poter dare un commento. Ovviamente vi lascio il video originale in descrizione, così potete andarlo a vedere senza interruzioni, mi raccomando. Andiamo a vedere insieme un attimo indietro, proprio l'inizio. A parte questa pausa iniziale, lui è bravissimo nel gestire le pause, i momenti di silenzio che sono importanti quanto i momenti in cui deve cantare. Questa pausa è lunghissima, ma veramente efficace. Sentite qui, no? Quando il piano finisce di suonare e lui sta per iniziare. Я в глаза твои. Mamma mia, non lo so neanche se l'ha presa a tempo, cioè è andato a sentimento, è andato a seguire la sua emozione, questo momento di raccoglimento prima di iniziare a cantare, veramente stupendo. E poi questo fry, come dicevamo, Как в зеркало смотрюсь. non saprei dire che nota è, ma non ha neanche senso andarla a vedere sul pianoforte, perché questa è proprio è parlata, ok? Però questo fry, appunto, il fry è praticamente un registro sotto il registro di petto, d'accordo? Quando noi parliamo siamo in registro di petto, d'accordo? Quindi stiamo facendo delle note. Quando andiamo in fry, e delle volte lo facciamo anche nel parlato, portiamo la nostra voce ancora al di sotto del nostro limite diciamo di estensione in voce di petto, quindi andiamo ancora più giù, quindi facciamo questa cosa qui, ok? E quindi sembra che facciamo una nota più bassa, in realtà la nota non c'è, o se c'è è
diciamo si intravede, d'accordo, perché il fry puro è senza nota. Lui in realtà fa un misto, è un fry con, un po' di nota che emerge ogni tanto, okay? отражение. E qui il soffiato, ok? Questa nota qui è appunto gestita con quest'aria che va a colorare il suo suono. Come abbiamo visto, lui è il re dei soffiati, ok? Perché quando li fa sono veramente formidabili, sono comunicativi, non è solo un esercizio di stile, ok? E lui è molto tecnico, però qui usa la tecnica per interpretare, quindi la tecnica al servizio dell'interpretazione. Incredibile. Потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Bellissimo. Io adesso vorrei vedere almeno quest'ultima nota che cos'è, almeno per avere un riferimento. Però l'ottava sotto. Нашел. Oh, l'ho presa al primo colpo, che orecchio. Comunque sì, è un Sol, Sol 2 per la classificazione scientifica, un Sol 1 per la classificazione europea. Mi raccomando, queste classificazioni dovete averle bene in mente perché sono diverse. Diciamo, c'è una differenza di un'ottava, quindi insomma non facciamo confusione. Veramente bravo, poi lo fa con una semplicità. Ok, andiamo avanti. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон. Счастливым сделала mой дом. È veramente bravo quando fa questi pianissimi, è tutto sul pianissimo questa canzone, per ora, poi non so, è la prima volta che l'ascolto, e mi piace questa cosa di poter dare una prima reaction veritiera, genuina, non sono neanche andato ad informarmi tanto su questa canzone, ma l'ho fatto apposta perché mi piace che poi siate voi nei commenti a darmi informazioni che per me sono utilissime e vorrei che questo canale diventasse anche proprio un ambiente sereno di scambio di opinioni e di informazioni. D'accordo? Io non so tutto, assolutamente so alcune cose e ve le voglio comunicare e voi giustamente insegnate qualcosa a me, quindi grazie per tutti i commenti che mi lasciate e mi raccomando ditemi anche voi da dove nasce questa canzone, insomma adesso io sto buttando l'occhio sul testo. Però insomma mi sembra di aver letto che il testo sia di Valeria Gorbacheva, può essere se non ricordo male il nome, però insomma datemi voi i vostri feedback e ditemi un po' da dove nasce questa canzone. La composizione musicale è di Igor Krutoi, che sta accompagnando al piano, ovviamente, non l'ho detto prima, comunque lo davo per scontato perché ormai lo conosciamo molto bene, ecco, è un grande compositore. Comunque qui sta andando sempre sul pianissimo e sta crescendo però gradualmente, prima era su note molto basse, adesso sta andando un po' più su, ma in maniera molto dolce, in maniera molto graduale, ok? Andiamo avanti.
но вопреки законам сна. Ma poi scusate, sentite questi vibrati? Io tutte le volte che li sento proprio sono ammagliato dalla musicalità del vibrato, è regolare, costante, non è esagerato, non ne fa un uso spropositato, lo usa quando gli serve e lo usa per comunicare. E di nuovo la tecnica al servizio dell'interpretazione. Пускай не кончится она. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. До разлуки нам любовь не разменять. Fantastico, sentite come cresce di intensità. Qui sta passando gradualmente, sempre in modo molto pacato, da un pianissimo, poi è passato a una parte cantata piano, poi però sta crescendo e già qui è su, diciamo, un mezzo forte, ok? Sta crescendo proprio l'intensità, quindi il suono è molto più addotto. Addotto cosa vuol dire? Che le corde sono più chiuse, ok? Quindi non passa più quell'aria che lasciava passare prima, ma il suono è molto più pieno, ok? И немыслимой Sì. ценой, и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. No, vabbè, a me piace tantissimo quando all'interno della stessa nota, ok, o della stessa frase, qua addirittura nella stessa nota, cambia proprio impostazione strada facendo, ok? Perché ha fatto il primo suono più lirico, poi lo è andato sulla vocale A, è andato a renderlo un po' più moderno, un po' più pop, ma poi sul finale è ritornato un po' lirico e ha giocato sulla dinamica, quindi è passato da un suono un po' più forte a l'ha sfumato sul finale della parola, in modo da farlo diventare piano. Riascoltiamo, era bellissimo. Быть с тобой, быть всегда с тобой. Già qui sulla stessa nota cresce, ok? Cresce l'intensità e dopo Любовь, похожая на сон, sentite questa O molto lirica, ok? Proprio come impostazione. сердец хрустальных перезвон. Qua è già diversa, non è più lirico, ok? Sta aprendo molto di più e non sta tenendo la laringe così bassa come stava facendo prima. Però sentite il finale? Bellissimo, bellissimo. Lì c'è proprio un passaggio all'interno della stessa nota, passa da un M1, quindi un meccanismo pesante, a un M2 che è un meccanismo leggero, senza perdere l'intonazione, senza perdere la posizione. Ma è veramente incredibile. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. E qua ha fatto il contrario. Ha fatto esattamente il contrario qui, perché è passato da un suono soffiato in M2 che poi è diventato un suono più
pieno in M1 all'interno della stessa frase e della stessa nota. Riascoltate, qui è in M2. люблю. M2 soffiato. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Sentite che qua ha cambiato di nuovo, qui è tornato in M1 e con un suono più pieno. Bellissimo. Но вопреки законам сна, пускай не кончится. What? Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ma come? Ma come? Ma cioè, allora, cioè, già quando fa questi soffiati in M2 sembra veramente un'entità spirituale, ok? Cioè, non è né maschile né femminile, è angelico proprio, ok? Veramente, ma non lo so come definirlo, se non pazzesco, pazzesco. E poi qui sta cantando un'Ave Maria praticamente, sta dicendo proprio Ave Maria, almeno io ho capito così, e quindi sta facendo, diciamo, sta trasformando questo suono soffiato, leggero, in una preghiera. Allora, io il testo lo sto leggendo, ma non sono sicuro di averlo capito bene. Cioè, all'inizio parlava di solitudine, però parlava di un amore vero che l'ha portato fuori dalla solitudine, però comunque c'è sempre questo senso di oppressione, diciamo, è molto cupo come brano, per cui mi verrebbe da intuire, però ditemelo di nuovo voi nei commenti, grazie. Mi pare di capire che l'amore della sua vita a un certo punto o è venuto proprio, è finito questo amore, quindi è rimasto solo un sogno, oppure addirittura l'amata è venuta a mancare, addirittura, perché poi questa preghiera che sta cantando adesso mi fa un po' intendere quello. Quindi questa è la mia interpretazione, poi ditemi anche voi. Dovrei rileggere meglio il testo, magari con la traduzione davanti e darci un po' più di attenzione. Adesso mi sto focalizzando molto sulla sua voce, però per favore scrivetemelo nei commenti e continuiamo a sentire cosa sta facendo qui. Mamma mia. Mamma mia. Ma come? Ma come? Assurdo, sembra veramente un soprano, ma neanche, ve l'ho detto, è una creatura angelica, ma qui ha fatto una cosa assurda, perché ha fatto tutta una scalata di note, sempre più alte, ma il tutto praticamente fermo, cioè non ha mosso la bocca di un millimetro. Ma come fa? Qua. Vedete, la bocca è perfettamente immobile e quindi sta modulando tutto da dentro. Cioè la bocca è ferma in una posizione fissa, probabilmente quella più adatta a questa impostazione lirica, quindi la lingua diciamo abbassata e la mandibola che viene sganciata, e questa posizione è perfetta. Però poi tutte le modulazioni che fa le fa dentro, cioè proprio ha un controllo meccanico delle sue corde vocali. Любовь похожая на сон. Счастливым
Ma come? Ma come? Ma dai. Ma lui deve sempre fare queste note lunghissime per fare questi finali pirotecnici, però devo dire che sono sempre molto efficaci. Ogni volta che le senti, cosa puoi dire? Cioè rimani così e dici ok, va bene, se te lo puoi permettere. Vediamo che nota è, così per curiosità. Ok, un Mi 5. Notevole, notevole. Non è un sovracuto come altri che abbiamo sentito fargli fare, però questo è proprio un range di note molto efficaci per questi finali a effetto. Abbiamo visto anche in altre occasioni, si muove più o meno lì tra il Mi e il Fa diesis, siamo più o meno su quelle note, perché sono molto efficaci da tenere così a lungo, così in modo così energico. Poi in realtà, come potete vedere, lui si accompagna con la mimica anche del corpo, nel senso che va a stringere il pugno sulla fine, no? Ci dà proprio, ci mette l'intenzione anche fisica, ma in realtà è sempre il solito trucco del cantante, dell'interprete, perché lui in realtà per fare questa nota è super rilassato, lui fa credere di stringere, di fare, di esagerare, ma è tutta scena, è gestualità per comunicare, ma in realtà non sta veramente contraendo il pugno, non sta veramente stringendo, perché altrimenti gli si stringerebbe la gola e non riuscirebbe a tenere quella nota così a lungo in maniera così pulita. D'accordo, comunque sono sempre trucchetti, ecco, che vengono messi in pratica dai cantanti di un certo livello. Però vorrei sentire tutto l'exploit che ha fatto prima, ecco, vorrei risentirlo, perché qua è passato veramente a un'emissione moderna, pop, anzi che pop, questo è rock puro, mamma mia, sentite anche il suono come viene schiacciato per dare enfasi a questi armonici medio acuti. Poi anche questo battito del cuore che si sente in base, che accelera e che dà, diciamo, la carica per ripartire dopo, è veramente una mossa intelligente dal punto di vista compositivo. Questo momento di attesa, bellissimo, infatti parte l'applauso. Vai. Любовь похожая на E poi come sempre è in voce piena, ma come abbiamo visto altre volte, voce mista, ok? Quindi non è spinta, anche se ci sta dando dentro parecchio, tant'è che allontana il microfono perché ha tanto volume, ma questo volume è generato dagli armonici, dalle risonanze e dalle consonanze, non tanto dalla spinta, che comunque c'è un sostegno importante per cantare questa cosa, però sicuramente non è sforzato, ecco. Мама, бреги закатом сна. E per voce mista intendo proprio che collega tutto, cioè non c'è mai nessun passaggio in falsetto. Qui il falsetto proprio non esiste, e gli unici falsetti che ha fatto erano voluti, ma all'inizio, dove voleva appunto fare questo soffiato. Qui di falsetto non c'è nulla, anche se sta cantando su note che normalmente anche una vocalità femminile dovrebbe fare più comodamente in falsetto. E lui è un uomo e quindi, mamma mia, dobbiamo solo imparare da uno così. Пускай не кончится она. Sì. Браво! Потрясающий тандем. Vabbè, Невероятно. e facciamoglielo un applauso. Mamma mia, bravissimo. Ho contato più o meno i secondi, sono circa tra i 15 e i 16 secondi, forse anche 17, non ho contato benissimo, però insomma abbiamo sentito che lui tiene anche di più come diciamo durata di queste note, però insomma è sempre incredibile, sempre d'effetto sentire questa cosa. Mamma mia, ok, bene, siamo ripartiti con Dimash, arriveranno altre reaction su di lui, scrivetemi pure nei commenti
quale potrebbe essere la prossima vostra preferita. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!